Ciao a tutti e benvenuti a Italian Podcast. Io sono Luca. E io sono Marta. Oggi parliamo di un tema molto importante per chi studia italiano. Come ricordare l'italiano? Molte persone studiano tanto, ma dopo poco tempo dimenticano parole, frasi, regole. Ed è normale. Imparare una lingua non è solo studiare, è soprattutto usarla. Il primo modo per ricordare l'italiano è molto semplice. Usarlo ogni giorno, anche solo per pochi minuti. Spesso pensiamo che serva molto tempo. 1 ora, 2 ore al giorno. Ma la verità è un'altra. È molto meglio studiare 5 o 10 minuti ogni giorno, invece di studiare tanto una sola volta alla settimana. Puoi fare cose molto semplici. Leggere una frase in italiano al mattino. Ascoltare una canzone italiana mentre cucini. Guardare un video breve in italiano. Oppure puoi fare una cosa ancora più facile, pensare in italiano. Pensa a frasi come: sto bevendo un caffè. Sto lavorando. Sono stanco. Non importa se fai errori. Gli errori sono parte dell'apprendimento. L'importante è abituare il cervello a sentire e usare l'italiano ogni giorno. Il cervello ama la ripetizione. Se vede l'italiano ogni giorno, capisce che è importante e lo conserva nella memoria. Se invece lo vede raramente, lo dimentica. Quindi ricordati, poco italiano, ma tutti i giorni. Senza stress, senza pressione. Se questo podcast ti aiuta a imparare, puoi iscriverti e mettere like per supportarci. Il secondo modo per ricordare l'italiano è collegare le parole alla tua vita personale. Molte persone studiano liste di parole, tavolo, finestra, lavoro, viaggio. Ma se le parole restano solo sulla carta, è facile dimenticarle. Per ricordare davvero una parola, devi usarla per parlare di te. Per esempio, non pensare solo alla parola lavoro. Pensa: il mio lavoro è interessante. Oppure: non mi piace il mio lavoro. La parola entra nella tua memoria perché parla della tua vita. Lo stesso vale per i verbi. Non studiare solo andare, mangiare, vivere. Pensa a frasi come: vado al lavoro alle 8. Mangio pasta a pranzo. Vivo in una città piccola. Quando una parola ha un'emozione o un ricordo collegato, il cervello la ricorda molto meglio. Puoi fare un piccolo esercizio ogni giorno. Scegli 3 parole nuove e crea una frase vera su di te per ogni parola. Non frasi perfette. Frasi reali. In questo modo, l'italiano smette di essere una lingua lontana e diventa parte della tua vita quotidiana. E quando una lingua fa parte della tua vita, è molto più difficile dimenticarla. Il terzo modo per ricordare l'italiano è ascoltarlo molto, anche quando non capisci tutto. Molti studenti pensano: devo capire ogni parola. Ma questo pensiero blocca l'apprendimento. Quando eri bambino, non capivi tutto. Eppure hai imparato la tua lingua ascoltando, ascoltando, ascoltando. Con l'italiano è la stessa cosa. Ascolta podcast, video, dialoghi, film, anche se capisci solo il 50 o il 60%. Va bene così. Il cervello lavora in modo automatico. Riconosce suoni, ritmo, intonazione. Piano piano, le parole diventano familiari. Non è necessario ascoltare contenuti difficili. Meglio qualcosa di semplice, chiaro, ripetitivo. Anche ascoltare la stessa cosa più volte è molto utile. La prima volta capisci poco, la seconda un po' di più, la terza ancora meglio. Non studiare sempre con carta e penna. A volte basta ascoltare, mentre cammini, mentre viaggi, mentre ti rilassi. Così l'italiano entra nella tua testa in modo naturale, senza sforzo. E quando una lingua entra in modo naturale, resta più a lungo nella memoria. Il quarto modo per ricordare l'italiano è ripetere, ma in modo intelligente. Molte persone ripetono nello stesso modo, leggono una parola, la chiudono nel libro e passano alla successiva. Questo tipo di ripetizione non funziona molto. Per ricordare davvero, il cervello ha bisogno di ritornare sulle stesse cose nel tempo. Per esempio, oggi impari una parola nuova. Domani la rivedi. Dopo 3 giorni la riascolti. Dopo una settimana la usi in una frase. Questa ripetizione, distribuita nel tempo, aiuta la memoria a lungo termine. Non serve ripetere 100 volte nello stesso giorno. Meglio poche volte, ma in giorni diversi. Puoi usare un quaderno semplice. Scrivi una parola nuova, una frase, magari una domanda.
Poi, dopo qualche giorno, torna su quella pagina e prova a ricordare senza leggere. Anche sbagliare è utile. Quando provi a ricordare e non ci riesci, il cervello lavora di più. E proprio in quel momento la memoria si rafforza. Un altro metodo utile è ripetere ad alta voce. Leggere nella testa non è come parlare. Quando parli, usi il corpo, la voce, l'orecchio. Più parti del corpo partecipano, più il cervello ricorda. Puoi ripetere frasi semplici. Oggi fa bel tempo. Sto imparando l'italiano. Mi piace questa lingua. Anche se sei da solo, va benissimo. La ripetizione non deve essere noiosa. Può essere breve, naturale, parte della tua giornata. Se rendi la ripetizione un'abitudine tranquilla, l'italiano rimane nella memoria molto più a lungo. Il quinto modo per ricordare l'italiano è non avere paura di dimenticare. Può sembrare strano, ma la paura di dimenticare è uno dei motivi principali per cui dimentichiamo davvero. Molte persone pensano: ho studiato questa parola, perché l'ho già dimenticata? E si sentono frustrate, si arrabbiano, perdono motivazione. Ma dimenticare è normale. Fa parte del processo di apprendimento. Il cervello non è una macchina. Ha bisogno di tempo. A volte una parola entra, poi esce, poi rientra di nuovo. E ogni volta rientra più forte. Se dimentichi una parola e poi la rivedi, il cervello dice: ah, questa l'ho già vista. E la ricorda meglio. Quindi non devi giudicarti. Non devi pensare di non essere bravo con le lingue. Stai semplicemente imparando. Un altro punto importante è accettare di non capire tutto. Quando ascolti un podcast o guardi un video, non fermarti a ogni parola. Lascia andare. Continua ad ascoltare. Capire il senso generale è più importante che capire ogni dettaglio. Quando smetti di avere paura, l'apprendimento diventa più leggero. E una mente rilassata ricorda meglio. Ricorda, non stai fallendo. Stai facendo esattamente quello che serve per imparare una lingua. Se questo podcast ti sta aiutando a studiare l'italiano con più tranquillità, puoi iscriverti e mettere like per supportarci e continuare insieme questo percorso. Il sesto modo per ricordare l'italiano è creare una routine, sempre uguale, ogni giorno. Il cervello ama le abitudini. Quando fai qualcosa sempre nello stesso momento, nello stesso modo, diventa automatico. Non serve una routine complicata. Anzi, più è semplice, meglio funziona. Per esempio, puoi decidere che ogni mattina, dopo il caffè, ascolti 5 minuti di italiano. Sempre dopo il caffè. Ogni giorno. Oppure ogni sera, prima di dormire, leggi poche frasi in italiano. Sempre nello stesso momento. Quando il cervello collega l'italiano a un momento preciso della giornata, non deve fare fatica. Sa già cosa aspettarsi. Molte persone falliscono perché studiano solo quando hanno voglia. Ma la voglia non arriva sempre. La routine, invece, non dipende dalla motivazione. Dipende dall'abitudine. Anche nei giorni in cui sei stanco, puoi fare poco. Ma quel poco mantiene vivo il contatto con la lingua. Un altro aspetto importante della routine è non cambiare metodo ogni settimana. Un giorno un'app, il giorno dopo un libro, poi un corso, poi niente. Così il cervello si confonde. Scegli poche cose e usale a lungo. La costanza è molto più potente dell'intensità. Quando l'italiano diventa parte della tua giornata, come lavarti i denti o bere un caffè, smette di essere uno sforzo e diventa naturale. E quando qualcosa è naturale, non si dimentica facilmente. Il settimo modo per ricordare l'italiano è parlare, anche se parli male. Questo è uno dei punti più difficili per molti studenti. La paura di sbagliare blocca tutto. Molte persone pensano: parlerò quando sarò pronto. Ma la verità è che non ci si sente mai pronti. Parlare male è una fase normale. Tutti passano da lì. Quando parli, il cervello lavora in modo diverso rispetto allo studio. Deve scegliere le parole, costruire la frase, usare la grammatica in tempo reale. Anche una frase molto semplice è un grande esercizio. Mi piace l'Italia. Oggi lavoro molto. Sto imparando l'italiano. Non serve fare discorsi lunghi. Serve iniziare. Puoi parlare da solo. Puoi descrivere quello che fai. Ora cucino. Ora esco di casa. Ora sono stanco.
Puoi anche registrare la tua voce. All'inizio fa strano, ma è molto utile. Ascoltandoti, capisci cosa sai fare e cosa no. Se hai la possibilità di parlare con altre persone, ancora meglio. Ma non aspettare la situazione perfetta. Ogni volta che parli, anche con errori, il cervello crea connessioni più forti. Le parole diventano attive, non solo teoriche. E una lingua che usi attivamente è molto più difficile da dimenticare. Parlare non serve per dimostrare che sei bravo. Serve per imparare. L'ottavo modo per ricordare l'italiano è studiare meno grammatica e più frasi complete. La grammatica è importante, certo, ma se studi solo regole, è facile dimenticarle. Le regole da sole sono astratte, non vivono. Le frasi, invece, vivono. Quando impari una frase completa, impari tante cose insieme. La grammatica, il verbo, la preposizione, l'ordine delle parole, il ritmo. Per esempio, invece di studiare solo la regola del verbo piacere, impara frasi come: mi piace il caffè. Mi piace viaggiare. Non mi piace alzarmi presto. Queste frasi diventano modelli. Più avanti potrai cambiarle, adattarle, usarle in situazioni diverse. Il cervello ama i modelli, non le regole isolate. Un buon esercizio è questo. Quando trovi una frase utile, non limitarti a leggerla. Ripetila. Scrivila. Poi cambiala un po'. Vado a lavoro alle 8. Vado a casa alle 6. Vado al cinema la sera. Così una frase diventa molte frasi. Non serve conoscere tutti i tempi verbali per comunicare. Molti italiani parlano usando strutture semplici, ma chiare. Se costruisci una base solida di frasi comuni, l'italiano diventa familiare. E ciò che è familiare si ricorda molto meglio. La grammatica, col tempo, si sistema da sola. Ma le frasi ti permettono di usare subito la lingua. E usare la lingua è il modo migliore per non dimenticarla. Il nono modo per ricordare l'italiano è associare le parole a immagini, situazioni e sensazioni. Il cervello non ama le parole isolate. Ama le storie, le immagini, le scene. Se studi una parola da sola, come pioggia, è facile dimenticarla. Ma se immagini una situazione, la memoria cambia. Immagina di essere fuori, senti l'aria fredda, vedi il cielo grigio, senti il rumore della pioggia che cade. In quel momento la parola pioggia diventa viva. Ogni volta che impari una parola nuova, prova a fare questo piccolo esercizio. Chiudi gli occhi e crea una scena. Per esempio, la parola ristorante. Immagina un tavolo, il menù, il cameriere, il rumore delle persone che parlano. Magari immagina un ristorante che conosci davvero. Oppure collega la parola a un'emozione. Vacanza può essere relax. Esame può essere tensione. Casa può essere tranquillità. Quando una parola ha un'immagine o un'emozione, entra più facilmente nella memoria a lungo termine. Anche le situazioni quotidiane sono molto utili. Se stai cucinando e pensi, sto tagliando le verdure, quella frase resta. Se sei sull'autobus e pensi, sto aspettando, quella frase resta. Non serve creare immagini complicate. Basta rendere la lingua concreta. L'italiano non è solo qualcosa da studiare, è qualcosa da vedere, sentire, vivere. Più rendi la lingua reale, meno diventa astratta. E meno è astratta, meno la dimentichi. Il decimo modo per ricordare l'italiano è fare dell'italiano una parte della tua vita quotidiana, senza separarlo dalla realtà. Molti studenti studiano italiano come se fosse un compito a scuola. Aprono il libro, leggono, chiudono il libro, ma poi non lo usano mai nella vita reale. Così, la lingua resta astratta e si dimentica facilmente. Se invece riesci a inserire l'italiano in momenti quotidiani, anche piccoli, allora diventa naturale e rimane nella memoria a lungo termine. Per esempio, puoi cambiare la lingua del telefono o del computer in italiano. All'inizio sarà un po' difficile, ma ogni volta che vedrai le parole impostazioni, messaggi o calendario, le memorizzerai senza nemmeno accorgertene. Puoi anche etichettare gli oggetti in casa con il loro nome in italiano: frigorifero, porta, lampada. Ogni volta che li vedi, ripeti mentalmente la parola. Un altro modo è scrivere brevi appunti o pensieri in italiano. Non serve scrivere romanzi. Basta qualche frase al giorno: oggi fa freddo, ho bevuto un caffè, mi piace questa musica.
Puoi anche trasformare il tempo libero in momenti di apprendimento. Ascoltare musica italiana mentre cucini, guardare una serie in italiano durante una pausa, leggere articoli o ricette italiane. E non dimenticare l'interazione sociale. Anche parlare con amici, parenti o persone online in italiano, anche per pochi minuti al giorno, aiuta moltissimo. L'idea è far diventare l'italiano naturale, come bere acqua o camminare. Se diventa parte della tua vita, non devi sforzarti per ricordarlo. La lingua resta con te senza stress. Con tutti questi 10 modi, ricorda, non c'è una scorciatoia. La chiave è costanza, ripetizione e vita reale. Usare l'italiano ogni giorno, anche poco, rende la memoria forte e duratura. Se questo podcast ti è stato utile, ricordati di iscriverti e mettere like. Così potremo continuare a creare contenuti per aiutarti a imparare l'italiano in modo semplice e naturale. Abbiamo visto 10 modi per ricordare meglio l'italiano e usarlo nella vita di tutti i giorni. Il primo modo è usare l'italiano ogni giorno, anche solo per pochi minuti. Non serve studiare ore intere in una volta sola. 5 o 10 minuti ogni giorno sono molto più efficaci. Puoi leggere una frase, ascoltare una canzone o semplicemente pensare in italiano mentre fai cose quotidiane. L'importante è abituare il cervello alla lingua tutti i giorni. Il secondo modo è collegare le parole alla tua vita personale. Le parole diventano più facili da ricordare se le usi per parlare di te, dei tuoi interessi, dei tuoi sentimenti. Invece di memorizzare solo parole isolate, prova a fare frasi reali che parlino della tua vita. Il terzo modo è ascoltare tanto italiano, anche quando non capisci tutto. Non serve capire ogni parola. Ascoltare ti aiuta a riconoscere suoni, ritmo e intonazione. Puoi ascoltare podcast, canzoni, film o video, e ogni volta che ritorni sugli stessi contenuti capirai sempre di più. Il quarto modo è ripetere in modo intelligente. Non serve ripetere 100 volte nello stesso giorno. Meglio ripetere poche volte, ma distribuite nel tempo. Scrivi parole e frasi, ripetile ad alta voce. Crea piccoli esercizi giornalieri. Anche sbagliare è utile, perché ogni errore rafforza la memoria. Il quinto modo è non avere paura di dimenticare. Dimenticare fa parte dell'apprendimento. Non giudicarti quando succede, rivedere le parole dimenticate le rafforza. Accettare di non capire tutto o di fare errori rende lo studio più leggero e la memoria più forte. Il sesto modo è creare una routine quotidiana. Studiare sempre nello stesso momento, anche solo 5 minuti, aiuta il cervello a memorizzare meglio. La routine rende l'italiano naturale e non dipende dalla motivazione, che può cambiare ogni giorno. Il settimo modo è parlare, anche se parli male. Non aspettare di essere pronto. Parlare da soli, registrare la propria voce, descrivere quello che fai o parlare con altri, anche per pochi minuti, rende le parole attive nella memoria. L'ottavo modo è studiare frasi complete invece di singole regole di grammatica. Le frasi ti permettono di imparare grammatica, verbi e ordine delle parole in contesti reali. Quando impari frasi utili, puoi adattarle e usarle subito nella vita reale. Il nono modo è associare le parole a immagini, situazioni e sensazioni. Il cervello ricorda meglio ciò che è concreto. Immagina scene, momenti, emozioni legate alle parole, così diventano vive e difficili da dimenticare. Infine, il decimo modo è fare dell'italiano una parte della tua vita quotidiana. Cambia la lingua del telefono, etichetta gli oggetti in casa, scrivi brevi appunti, ascolta musica, guarda video, parla con amici. Più l'italiano è naturale, più resta nella memoria senza sforzo. Con tutti questi 10 modi, la chiave è costanza, ripetizione e vita reale. Poco italiano ogni giorno è meglio di tanto una volta sola. Frasi collegate alla tua vita, immagini, emozioni, ascolto, parlato e routine rendono la lingua parte di te. Grazie a tutti per averci ascoltato oggi su Italian Podcast. Speriamo che questi 10 consigli vi aiutino a ricordare meglio l'italiano e a sentirvi più sicuri ogni giorno. Continuate a praticare, senza fretta, e ricordate, poco italiano ogni giorno fa miracoli. Noi ci ritroviamo nel prossimo episodio con nuovi suggerimenti e curiosità sulla lingua e sulla cultura italiana. Un saluto speciale a tutti voi che ci seguite, ascoltate e supportate il podcast. Alla prossima e continuate a parlare italiano. Ciao ciao!